forse un senso di libertà attraverso la mia musica. Io cerco sempre di farli viaggiare, di portarli con me quando io propongo la mia musica, di farli sorridere, è importantissimo farli sorridere, di farli divertire, di farli dimenticare i problemi per quelle 2 o 3 ore in cui loro stavano con me e io stavo con loro. Intanto che senti la firma. Perfetta. Questa la siamo... Questa è perfetta. La useremo per l'iPhone, per tutte le applicazioni che solo Comunque ce ne sono, cioè, sono ancora tutte da modificare, eh. Queste 4 Sì, qui questa sono. è bella però. Ce ne sono anche altre di questo genere qui, con questo tipo di luce, con questo cioè, con questa ombreggiatura qui. Mi sto spostando un po', nel senso che mi sto un attimo informando su altri generi musicali che non sono techno house, perché vorrei un attimo esplorare mondi come la dubstep e la drum and bass. Forse non proporli durante i miei set, però a livello di produzione mi piacerebbe farlo perché me lo sento. Il passato mi ha dato tanto, perché di musica ne ho ascoltata tanta. Sono nato come DJ, poi mi sono buttato sulla produzione perché appunto ho sentito il bisogno a un certo punto di iniziare a creare qualcosa che fosse veramente mio. Non ti nascondo che anche quando adesso faccio le mie performance nei miei DJ set propongo cose del passato. Scoppiato, Si vede? Sì, abbastanza, un po' stanco. Sì, ti presento i miei amici, Stefano. Ciao. Lì stavo studiando La mia ragazza e Alessandra. Il mio rapporto con i social media è molto bello perché io sono pro queste cose. Sin dall'inizio, sin dalla prima volta che ho scoperto e ho messo le mani su internet, sulla navigazione, sulla rete, su portali musicali, sul fatto di passare dall'analogico al digitale, dal mio buon vecchio vinile all'MP3 o al Wave, è stato sempre molto interessante per me. Se il Premier mi chiamasse, sicuramente gli farei un grandissimo regalo. Gli metterei solo musica latinoamericana. Oggi ho raggiunto proprio il massimo proprio in quest'ultimo periodo, dove sono riuscito a farmi fare un'applicazione sugli smartphone, sulle phone, Leon. Quindi in futuro ci sarà un'applicazione sulle phone di Leone dove si potrà trovare tutto su di me, dalla musica alle news, alle serate, al mio calendario, tutto.
Sono giovane, sì, ho in mente di mettere su famiglia, perché ho una donna al mio fianco che amo. Sono convinto che il mio futuro sarà con una compagna o moglie che sia, con dei figli, perché mi piacciono molto i bambini e sono il futuro, assolutamente. So nello stesso tempo che non è nemmeno facile affrontare tutto questo con il lavoro che faccio, perché potrei anche non essere un buon padre, perché potrei anche non esserci sempre, perché il lavoro che faccio mi porta a stare sempre in giro, oppure a stare in studio, a lavorare. Il bello della musica è che il trend musicale cambia in modo molto veloce, è una cosa incredibile. La cosa importante è rimanere sempre se stessi, avere sempre una certa personalità, non seguire sempre le mode perché non ti portano a niente, perché magari tu puoi essere bravo a fare musica che va di moda, dopo 6 mesi finisce e che fai? Ricominci da zero? Non serve. Non so nemmeno se a quel punto sei veramente un produttore o un DJ. Lì non so cosa sei. E te lo dovresti chiedere. Quest'anno ho fatto 2 tracce che sono andate molto molto bene e mi hanno portato molta notorietà. Ho iniziato a ricevere proposte di lavoro molto interessanti e lì ho iniziato a rendermi conto che le cose stavano cambiando. Una vita diversa perché è molto più caotica, persone su persone, contatti su contatti, richieste su richieste, interviste, cose che prima non avevo mai fatto, copertine, podcast, è cambiata di punto in bianco la mia vita. È la mia casa l'Italia, è un bellissimo paese. Certo le cose adesso non stanno andando molto bene, è da un po' che non vanno bene. È un paese con una grande storia, una grande cultura. Non tutti i paesi hanno quello che abbiamo noi. È un paese dove possiamo trovare qualsiasi cosa, soprattutto belle cose. È un paese che noi italiani dobbiamo amare un po' di più e non disprezzarlo. Gli amici veri sono pochi purtroppo, perché in questo ambiente devo ammettere che c'è molta ipocrisia e penso che sia il lato più negativo. Gli amici veri sono quegli amici che ti sei coltivato da una vita. I miei amici veri sono quelli che abitano vicino a casa mia, quelli che conosco da quando ero bambino, quelli che quando pensano una cosa me la dicono in faccia. Quelli che mi sono sempre vicino, sia nei momenti belli sia nei momenti brutti. E sono pochi, veramente pochi. I miei veri amici li coltivo tutti i giorni, faccio in modo di non dimenticarli mai, perché senza di loro è difficile. Sono nato con alcuni DJ che sono stati troppo importanti per me e per la mia carriera. Sono stati dei maestri come Danny Tenaglia, americano, come Laurent Garnier, la scena techno europea, come Carl Cox, scena techno europea, come i Master Network ancora dall'America e Frankie Knuckles. Adesso è un periodo abbastanza ricco di produttori interessanti e DJ interessanti.
molto molto contento, mi sono divertito tantissimo. Di solito sono molto critico, però stasera forse per la prima volta qui al Robot Festival ho fatto forse uno dei miei più bei DJ set della mia vita e sono molto molto contento.